Mattia Zecchini, Italia. Constant weight, 107 meters, 3 minutes and 45 seconds. World record attempt. 20 meters. 30 meters. 40 meters. 50 meters. 90 meters. 100 meters. Touchdown. Quando mi chiedono perché amo l'apnea, penso a queste tre parole: profondità, impegnativo ed entusiasmante. Immergermi in apnea per me è questo e molto di più. Pensateci, la nostra vita è spesso posta al limite della dicotomia: superficie, profondità, facile, impegnativo, noioso, entusiasmante. Io nella mia vita ho scelto la seconda categoria di parole, quelle che liberano energia e felicità, quelle che rappresentano la mia passione e che possono liberare la passione in ognuno di noi. Melissa Cardon ha dedicato 10 anni della sua vita per studiarla e creare una nuova definizione, un forte sentimento positivo che sperimenti per qualcosa che ha un significato profondo per te come individuo. Ci avete mai pensato? Quando hai una passione per qualcosa non puoi fare almeno di pensarci, lavorarci e parlarne con le altre persone. Non è qualcosa di passeggero, è molto profondo, va al cuore della tua identità. Beh, la mia passione è l'apnea, chi l'avrebbe mai detto, vi ricordate la prima volta che avete trattenuto il respiro? O la prima volta che vi siete immersi nel mare o nell'Oceano Indiano, più fortunati alle Maldive? Amiamo svisceratamente l'acqua, è parte di noi, è il primo ricordo in cui ci riconosciamo. A volte ci dimentichiamo che siamo venuti al mondo proprio dall'acqua, il nostro primo elemento, ma soprattutto trattenendo il respiro. Forse è proprio questo ricordo ancestrale che mi ha mossa e che mi ha spinto in questo bisogno di profondità e silenzio. Il giorno in cui ho capito che l'apnea sarebbe stata la mia vita era un giugno torrido del 2009. Avevo 16 anni e era poco più di 2 anni che facevo apnea e mi trovavo a Rodi, in Grecia. Ero pronta a provare una disciplina, la scandalopetra, che avevo letto soltanto nelle mie ricerche sulla storia dell'apnea. Ero pronta ad immergermi come gli antichi pescatori di spugna greci, come il celebre Aghistatti, che nel lontano 1913 scese a recuperare l'ancora della corazzata Regina Margherita della Marina italiana, incagliata a 80 metri di profondità. E poi con me c'era Herbert Nietzsche,
il più profondo apneista mai esistito, con i suoi meno 214 metri nella disciplina del no limits, nella quale si scende e si sale grazie a un supporto meccanico, e che all'epoca deteneva tutti i record nelle varie discipline dell'apnea. Credo che non serve spiegare la gioia e le emozioni che ho provato nel momento in cui ho saputo che anche lui sarebbe stato presente in quei giorni, perché stava girando un film sui suoi record. Ora provate a immaginare insieme a me quello che ho provato. Sapevo che so che è l'ultima volta che posso vivere un'emozione del genere. Sono sulla piattaforma. Intorno a me solo la brezza e il mare sconfinato che mi aiuta a calmare l'eccitazione. In mano ho già la pietra, peserà 6 o 7 kg. Respiro lentamente. Sono pronta. Mi tuffo. I primi metri passano in un lampo. L'acqua comprime il mio corpo, passa veloci tra i capelli, su occhi chiusi. All'improvviso sento una sferzata di gelo. È un colpo che mi coglie quasi di sorpresa. Significa che ho già raggiunto i 30 metri. Ho già superato il termoclino. È arrivato il momento di rilassarmi di nuovo e mantenere la concentrazione sulle piccole cose, sullo scorrere dell'acqua su di me. Voglio arrivare alla massima profondità. La concentrazione sulla compensazione delle orecchie non cessa mai. Volete provare insieme a me? Provate a chiudervi il naso, a spingere una piccola quantità d'aria e sentirete un click all'interno delle vostre orecchie. Quello è quello che io faccio mentre scendo in profondità. Torniamo dove eravamo. Sembrano passati nuovamente pochi secondi e la cima si blocca. Ho già raggiunto il fondo. Sono a 52,3 metri. Il record del mondo era 53, ma io non potevo raggiungerlo perché ero minorenne. Dopo 2 secondi mi sento tirare. Mi aggrappo, mi posiziono lungo la cima, cercando di fare meno attrito possibile e mi lascio trasportare verso la superficie. Gli ultimi metri mi stacco e lascio che sia solo l'acqua a sorreggermi verso la superficie. E respiro. Quel giorno ha segnato una svolta nella mia vita. Si era accesa definitivamente e per sempre la fiamma che mi ha spinto fino ad oggi. Perché vi racconto tutto questo? Perché nella mia esperienza ho capito che abbiamo un potere straordinario. Siamo in grado di controllare la nostra mente nell'affrontare le prove della vita, che si tratti di sport o altro. Cosa intendo? Certo, nel mio caso è scendere a profondità inaudite. Cosa mi ha aiutato in questi anni? Ho sperimentato in piscina più volte la mia capacità di estraniarmi completamente dal contesto circostante, concentrandomi esclusivamente sul gesto tecnico ed entrando nel cosiddetto stato di flow. Secondo lo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, esistono 7 condizioni che sembrano verificarsi quando qualcuno si trova in un'esperienza di flow. C'è una concentrazione tale che una volta che viene intesa porta a un senso di estasi, di chiarezza. Si sa esattamente ciò che si vuole fare in ogni momento, si ha una risposta immediata. Si sa che ciò che si deve fare è realizzabile, sebbene difficile. Si perde il scorrere del tempo, ci si dimentica di sé e ci si sente parte di qualcosa di molto più grande. Quando si è in queste condizioni si gode al massimo dell'esperienza. Io, mentre imparavo a scendere nelle profondità dell'oceano, ho imparato sempre di più una maggiore conoscenza di me stessa, del mio corpo e della mia mente. Una delle tecniche che mi ha aiutato molto nel raggiungimento dei miei obiettivi è sicuramente la visualizzazione positiva. Cosa intendo? Visualizzo tutta la mia performance, dall'ultimo respiro alla gioia per il risultato finale, passando per ogni singolo movimento e sensazione che proverò. Ora potreste chiedervi, c'è bisogno di andare a meno 107 metri per scoprire tutto questo? Chiaramente no. Ognuno di noi può crearsi delle finestre del tempo per rigenerarsi, focalizzarsi e allenarsi per dare una direzione alla propria vita, seguendo la propria passione. Grazie.